Ciao a tutti, come potete vedere dalle mie spalle, forse qualcuno l'avrà già capito, mi trovo sul circuito di Misano per la Superbike. Oggi vi farò vedere qualcosa di veramente fico, qualcosa di esclusivo, ovvero vi farò vedere tutto il dietro le quinte che sta dietro una gara di Superbike. La prima cosa che voglio mostrarvi è quello che vedete alle mie spalle, ovvero il paddock, il cuore pulsante di un gran premio di Superbike. Innanzitutto, come vedete qui sotto ci sono tutti i bilici dei team della Superbike che stanno nei box, quindi i team arrivano col camion, scaricano tutta la roba, la mettono nel box e lavorano lì per tutto il weekend. Là in fondo poi ci sono i tendoni dove stanno i team delle 300 e della Superstock 1000, ma la cosa veramente figa del paddock sono le hospitality. I team più grossi e i team ufficiali hanno delle hospitality veramente spettacolari ed è incredibile pensare che verranno smontate e portate via, e adesso andremo a sbirciare un po' all'interno. Mentre andiamo alle hospitality, io ci tengo immensamente a ringraziare la Superbike e Yamaha per avermi dato la possibilità di regalarvi questo reportage esclusivo. Il reportage sarà unicamente nella zona paddock e box, perché naturalmente per quanto riguarda l'attività in pista ci sono importanti diritti televisivi, quindi non si possono effettuare riprese da pubblicare poi in pista. Hospitality Motul, Hospitality Kawasaki, un mega castello di 2 piani. Ragazzi, è enorme. Hospitality MV Agosta, Hospitality BMW Altea. Ma glielo diamo il gas sto weekend oppure? Oh, Nasca, ragazzi, Alberto Nasca. Hospitality Honda Red Bull, Hospitality Aprilia, Hospitality Kawasaki Puccetti, Hospitality Team Pedercini, Hospitality Go 11, Hospitality del Team Barney, Hospitality Ducati Aruba, Hospitality della FIM, che è la stessa che avevamo visto a Le Mans con la MotoGP quando ho seguito diversamente disabili. E naturalmente il nostro tour finisce nell'Hospitality Yamaha. Beh, tanta roba. 2 piani. Si mangia anche su. Naturalmente, anche se si mangia, non bisogna mai perdere un istante delle gare, e dentro l'Hospitality c'è questo monitor in cui vedete la gara e tutti i tempi e la situazione la pista, altri tempi, insomma tutto quello che può servire non solo agli appassionati ma anche agli addetti del settore per capire cosa succede in pista mentre si mangia, o mentre si chiacchiera, o mentre si fa qualche riunione, qualche meeting, eccetera eccetera. E mi sono appena intrufolato dentro il box Yamaha, che ci tengo a ringraziare per l'invito, perché grazie a loro se oggi ho avuto modo di entrare qui nel paddock della Superbike e farvi vedere un po' il dietro le quinte. E wow, penso lo possiate vedere voi stessi. Che figata che è stare qua dentro. Come vedete, in ogni lato del box c'è un'area dedicata ai piloti e al team. Com'è che funziona? Praticamente il pilota si interfaccia con il crew chief, il quale a sua volta poi si interfaccia con tutti i tecnici. A cosa serve il crew chief? Sono qui con un nome e una leggenda, Andrew Pitt. Qual è il ruolo del crew chief? Un po' di psicologo prima e poi sistemare questo R1 qua, dipende che dici Alex, che vuole Alex, lavoriamo con le gomme, tutto il lavoro che facciamo nell'inverno. Perché immagino che mentre le moto sono quelle, le sospensioni sono quelle, le gomme sono quelle, ogni pilota è diverso dall'altro. Quindi il ruolo del crew chief è quello di ascoltare il pilota e capire che cosa vuole, perché non è sempre facile capire che cosa vuole. No, ma tenere lui tranquillo. Se lui è tranquillo fa la differenza più grande. Quindi non solo tecnico ma anche coach. Mamma mia, sì. Tanto
Sì, ma psicologo. Esatto. Sì, sì. E dato che ormai mi conoscete, sono un curiosone cronico, non ho resistito dalla tentazione di chiedere a Michele quali sono le differenze tra la moto Superbike che vediamo qui e la moto da gara con cui corro io, perché alla fine sono sempre due R1, però Sì, di che base differenza c'è? sì, però ci sono tante differenze. Il regolamento Superbike permette di fare parecchie modifiche. Allora, le modifiche partiamo per aree, quindi partiamo dal telaio. Telaio ciclistica vuol dire sospensioni Öhlins ufficiali, sia come forcelle che come shock, seguite direttamente dal personale Öhlins che abbiamo nel box, quindi tutte le tarature sia di molle che di dumping possono essere cambiate a seconda del bisogno. Ora io sulla mia moto monto Öhlins TTX, che differenza c'è tra le vostre sospensioni e le mie? Allora, le TTX sono diciamo delle derivate dalle sospensioni Superbike di 5-6 anni fa, adesso sono rese accessibili a tutti. Queste saranno le sospensioni Öhlins del futuro. Quindi sono componentistiche che non sono reperibili al di fuori della Superbike. Quali altre componentistiche ci sono solo qua in Superbike e non al di fuori? Centralina, tutta la parte elettronica, lo scarico è a Krapovic, noi sviluppiamo il prodotto ufficiale, però questo diciamo che lo puoi già trovare l'anno prossimo. Quindi al di là di centraline e sospensioni il resto è comunque tutto componentistica reperibile. Sì. Abbiamo un forcellone dedicato. Il regolamento Superbike permette di cambiarlo rispetto alla moto di serie e abbiamo avuto dei bei vantaggi di grip. Il telaio invece rimane di serie, abbiamo solo la possibilità di regolare il canotto di sterzo avanti e indietro e come angolazione. Invece poi passando al motore si può fare meno rispetto tipo al 2011, al vecchio progetto Yamaha. E maggiore area di improvement si può avere nella testa, condotti di aspirazione e scarico e poco altro come camme dedicate. L'elettronica invece è libera rispetto alla MotoGP, qui possiamo sviluppare software come vogliamo, la centralina e i magneti Marelli, non è regime di monocentralina ma quasi, nel senso che noi usiamo Marelli come Kawasaki, Ducati, Aprilia invece per esempio usa la centralina sua di progetto Aprilia. L'impianto elettrico è dedicato per la moto, il pilota ha il suo joystick che può cambiare le mappe intanto che va e il dashboard è anche lui Marelli. Quindi elettronica libera, questa è una differenza importante rispetto alla MotoGP dove Sì. invece è uguale per tutti, ma elettronica libera in pratica che cosa significa? Cioè voi Significa cosa sviluppare fate? software. Ok, Sviluppare software in base alle esigenze del pilota, mentre invece in MotoGP il software è unico e si tratta solo di calibrarlo nel miglior modo possibile, ma non si Ok. può fare cose diverse. stavo notando una cosa particolare qui che sembra come una zavorra possibile? Sì, è una zavorra, perché la moto di Michael in questo caso non monta la telecamera, invece la moto di Alex ha la telecamera posteriore, quindi per avere la moto in configurazione di peso uguale montiamo la zavorra, nel caso non abbiamo la telecamera ufficiale. Ottimo, Bene. ti ringrazio. Grazie. Grazie mille per averci spiegato come funziona una Superbike e adesso sapete anche le differenze tecniche tra la mia moto e una Superbike. Ciao ciao! Ciao. Questa è la pit lane, fino a qualche minuto fa c'era la pit walk che sta finendo in questo istante, un momento bellissimo per tutti gli appassionati perché tutti hanno modo di camminare nella pit lane e dare un'occhiata dentro i box. Il più grande segreto per muoversi nel paddock è lo scooter. Sono qua con Alberto di Yamaha perché stiamo andando a vedere la zona del paddock riservata alle 300. Ecco il buon Luca Salvadori che si prepara, si concentra prima della gara, quel momento maledetto in cui ti chiedi perché lo fai. Fai sempre tu i video di sofferenza pre-gara e sto giro tu sei bello lì, tranquillo, vero? Bello che non c'ho la tuta. Quanto ti piace essere in scioltezza così mentre io personalmente e tutti gli altri che stanno per partire soffrono? Guarda, tu hai, in questo, ti guardavo da là prima, eri lì pensieroso, avevi il fumetto con scritto ma chi me l'ha fatto fare? Perché ogni volta? Ogni volta è così. Ogni volta è così. Sei meglio di me. Ti lascio nel tuo Grazie, meraviglioso caro. mondo. Grazie caro. Sai che è successo l'anno scorso? Nel mondiale GP giù in fondo Sì. mi hanno lasciato per un'ora la Ducati di coso di Pirro. Quando ho detto se non vengono a prenderla me la porto a casa, mi sono trovati i meccanici di dietro. Guardate che ho incontrato qua, vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda.
E qua c'è il delirio della festa del podio. E questo super video del dietro le quinte della Superbike finisce qui. Come sempre spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube. Ancora una volta grazie a Yamaha per avermi invitato qui e grazie alla Superbike per avermi permesso di fare questo video. Bye bye!